Ecco la canotta terminata e vaporizzata. Come vi spiegherò nel video è veramente molto semplice realizzarla perché è un semplicissimo punto a V, quindi un multiplo di 3. La bordura anche qui l'abbiamo realizzata molto semplice. La stessa bordura viene sullo scollo e sulla parte inferiore della nostra canotta. La particolarità è aggiungere queste foglie e questi fiori. Come vi spiegherò nel video, io ho aggiunto giusto una piccola perlina, voi potete aggiungere un punto luce oppure lasciare il fiore così semplice. I filati utilizzati sono molto belli. Questo è un misto lino, mentre questo è un lino. Filati molto particolari perché hanno una loro lucentezza e sono freschi perché appunto sono in fibra di lino. Questi filati li ho acquistati da Creazione Terry. Nel box informazioni vi metterò il contatto nel caso voi vi vogliate rivolgere, ma veramente sono filati fantastici. Niente, che altro dirvi? È semplicissima, spero che vi piaccia e ci vediamo al prossimo tutorial. Per la realizzazione di questa semplicissima canotta ho deciso di utilizzare due tipi di filato. Un filato dell'Adrian Wool, il virtuoso, 45 grammi è viscosa, il 35% è cotone e il 20% è lino. 50 grammi sono 125 metri. Si può lavorare con i ferri del 3,3 e con l'uncinetto del numero 3. Io però ho utilizzato l'uncinetto del numero 4 perché, come vi dico sempre, cercate di fare un campione e poi dipende da uno come alla mano durante la lavorazione. Questo è il filato principale, veramente molto bello, fresco perché appunto la base è cotone e lino ed è anche morbidissimo, mentre il secondo filato che ho utilizzato per creare queste foglie e questi fiori per adornare la scollatura è l'Only Lino Natural Line della Mistricò Filati. È un 80% viscosa di lino, il 20% è lino, 50 grammi sono 110 metri. Anche qui è un filato molto molto bello, fresco, leggero, quindi adattissimo per la stagione estiva ed è veramente lucido. Entrambi i filati, purtroppo dal video non si vede, ma potete notare appunto questa lucentezza. Questi filati io li ho acquistati da Creazione Terry. Nel box informazioni vi metterò sia il numero da poter contattare su WhatsApp sia la sua pagina Facebook. Adesso andiamo a vedere come procedere per la realizzazione di questo capo. Ho lavorato le catenelle che mi servono per i miei centimetri. Adesso cosa faccio? Vado a chiuderla in tondo, quindi mi sistemo la catenella e vado a chiudere con un punto bassissimo nella prima catenella. In questo modo adesso lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi una, due, tre, una catenella di separazione, una maglia alta nella stessa catenella di base. Ed abbiamo formato il nostro primo punto a V. Adesso filo sull'uncinetto, salto 2 catenelle di base, vado nella successiva e mi lavoro il successivo punto a V, quindi maglia alta, catenella, maglia alta nella stessa maglia di base e continuo così
per tutta la mia circonferenza. Termino il giro chiudendo con una maglia bassissima sopra la terza catenella della prima maglia bassa che abbiamo. Quindi inserisco l'uncinetto nella terza catenella o nella prima, come vogliamo specificare, chiudo con una maglia bassissima. Adesso cosa faccio? Cammino e vado nell'arco di una catenella, sempre con una maglia bassissima. Entro nella catenella, estraggo il filo e mi sono lavorata una nuova maglia bassissima. Adesso lavoro una, due, tre catenelle che sono la nostra prima maglia alta, una catenella di separazione. Adesso vi do un piccolo consiglio per non creare quella maglia che viene sempre un po' fuori posto al centro e che quindi fa vedere l'inizio del giro, perché se noi la lavorassimo così, filo sull'uncinetto nell'arco di una catenella, la maglia verrebbe in questo modo. Poi lavorando si sposterebbe sempre. Cosa faccio io? Una volta lavorata le 3 catenelle e la catenella di separazione, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la successiva maglia alta. Ma come la prendo? Non nell'arco, vado a prendere l'asola della maglia bassissima, questa, e vado ad inserire l'uncinetto nella catenella di separazione in questo modo. Mi estraggo il filo, lo estraggo dall'asoletta e mi lavoro la maglia alta in questo modo. Filo sull'uncinetto, vado nell'arco di una catenella successiva e mi lavoro nuovamente un punto a B, quindi maglia alta, catenella, maglia alta, e così lavoro tutto il giro ed i giri successivi. Vi faccio rivedere un attimo come inizio il giro. Lo chiudo con la maglia bassissima sopra la terza catenella, con una maglia bassissima vado nell'arco di una catenella, lavoro le 3 catenelle che sarebbero la nostra prima maglia alta, la catenella di separazione. La successiva maglia alta non la vado a lavorare direttamente nell'arco, ma prendo l'asola della maglia bassissima, la inserisco l'uncinetto nella catenella di separazione, lavoro come se facessi una maglia bassissima e mi ritrovo a lavorare la maglia alta. Quindi così io chiudo ed inizio tutti i giri in modo che le maglie non mi si spostano e mi creano il problema che si vede l'inizio e la fine del giro. Adesso dovete lavorare in tutta la lunghezza sino a raggiungere il sottoseno. Perché vi dico questo? Perché raggiunto il sottoseno dovrete cambiare uncinetto, prendere uncinetto di mezza misura in più, quindi arrivate sotto al seno, cambiate uncinetto. Ad esempio io sto lavorando con l'uncinetto del 3,5, quindi uncinetto 3,5. Quando arrivo sotto al seno lavorerò con l'uncinetto del numero 4. Non modifica la lavorazione, solo rende leggermente il lavoro più morbido per la circonferenza seno, se vi trovate una circonferenza seno leggermente differente alla circonferenza dei fianchi. Se nel caso non aveste grande differenza non c'è bisogno e quindi continuate a lavorare con un solo tipo di uncinetto. Una volta che siamo arrivati invece al sottobraccio, andiamo a dividerci le nostre maglie.
Io sono arrivata all'altezza del sottobraccio, vi faccio vedere. Arrivata all'altezza del sottoseno ho cambiato uncinetto in modo che ho reso il lavoro leggermente più morbido per il seno. Adesso andate a contare quanti punti a V avete. Nel mio caso io ho 54 motivi, quindi vado a dividere il davanti con il dietro lasciando un solo motivo di punto a V per il sottobraccio. Quindi vado a segnarmi, lo sapete, io preferisco utilizzare un filato di colore diverso come marcapunti, perché molto spesso il marcapunti mi rovina le maglie. Quindi mi segno il punto a V che va sotto l'ascella, quindi lo segno a destra e a sinistra, in questo modo. Poi mi conto i motivi per il davanti e per il dietro. Allora, io ho 54 motivi, quindi me li vado a dividere per il dietro e per il davanti e in questo caso mi troverò 26 motivi, togliendo, scusatemi, i due motivi, uno a destra e uno a sinistra per il sottobraccio. Quindi mi ritrovo con 52 motivi. I 52 motivi diviso il dietro ed il davanti mi trovo con 26 motivi. Motivi per il dietro e 26 motivi per il davanti. Quindi adesso li andiamo a contare. Allora, ripeto, in totale io mi trovo 54 motivi di punto a B. Tolgo due motivi perché uno andrà sotto il braccio destro e uno sotto il braccio sinistro, quindi avrò 52 motivi. 52 motivi diviso il dietro ed il davanti mi devo trovare 26 motivi. Quindi in un punto qualsiasi ho preso il punto a B che andrà al sottobraccio, adesso mi conto i 26 motivi, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. A 27° motivo lo vado a segnare perché sarà l'altro motivo che mi andrà sotto al braccio. Quindi, come ho fatto prima, segno il lato destro e sinistro del motivo a V. Ci faccio giusto un lieve nodino, segno anche l'altro lato in questo modo. Quindi adesso cosa faccio? Una volta segnato il motivo per il sottobraccio, ho diviso i motivi per il davanti e per il dietro. Adesso vado a lavorare il dietro sino a raggiungere le spalle. Quindi lavoriamo il nostro dietro sino a raggiungere l'altezza delle spalle. Ho raggiunto l'altezza delle mie spalle ed ho staccato il filo. Adesso sul davanti lo riprendiamo. Qui è dove abbiamo segnato con il marcapunti o dei fili colorati che abbiamo lasciato un gruppo in sospeso per il sottobraccio. Adesso vado a riprendere le mie maglie. Sul davanti abbiamo sempre 26 gruppi, li dobbiamo dividere in due perché lavoreremo in parti separate i due davanti, perché lavoreremo la scollatura a V. Quindi abbiamo 26 motivi per il davanti, 26 motivi diviso 2 abbiamo 13 motivi. Quindi vado a contarmi i miei 13 motivi: 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tra il tredicesimo e il quattordicesimo motivo vado a segnare con un marcapunti o nel mio caso con un filo colorato. Ecco qui, adesso riprendiamo le nostre maglie. Inserisco l'uncinetto al centro del punto AV, lavoro 3 catenelle che sono la prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una catenella di separazione, una nuova maglia alta e lavoro al centro di ogni punto AB. Raggiunto l'ultimo punto AB, lavoro la maglia alta e non la chiudo, lavoro la seconda maglia alta e non la chiudo, chiudo le maglie insieme, quindi non lavoro un punto AB ma due maglie alte lavorate e poi chiuse insieme. Filo sull'uncinetto e mi lavoro una maglia alta sopra la seconda maglia alta del punto AB, in questo modo. Poi lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro perché anche qui lavoreremo in giri di andata e di ritorno, volto il lavoro, lavoro una maglia alta sopra la chiusura delle due maglie alte. Poi vado a lavorarmi tutti i punti a V separati da una catenella sino a raggiungere la fine del giro. Sono arrivata alla fine del giro, lavoro l'ultimo punto a B. Questa sarebbe la parte che va verso il braccio, quindi vi faccio vedere dove abbiamo due segni, quindi questa è la parte che dovrà salire dritta. Poi cosa faccio? Volto il lavoro con una maglia bassissima, vado al centro di una catenella, lavoro le 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, quindi 1, 2, 3, una catenella di separazione, maglia alta nello stesso arco e continuiamo così sino a raggiungere la punta estrema, quindi il centro del nostro davanti. Ho terminato il giro o quasi, perché vado nell'ultimo punto a B, mi lavoro una maglia alta e non la chiudo, mi lavoro una seconda maglia alta e non la chiudo, chiudo le due maglie insieme, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta singola, vado sopra l'ultima maglia alta e mi lavoro la maglia alta, poi lavoro 3 catenelle, 1, 2, 3, volto il lavoro, filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi una maglia alta sopra la chiusura delle due maglie alte chiuse insieme, filo sull'uncinetto, vado nell'arco del punto AB e mi lavoro un nuovo punto AB, questo sino a raggiungere il lato opposto. Lavoro l'ultimo punto AB, volto il lavoro, con una maglia bassissima vado al centro di una catenella, mi lavoro 3 catenelle che sono la nostra prima maglia alta, la catenella di separazione, maglia alta,
e continuiamo a lavorare al centro dei punti a V sino a raggiungere la parte centrale. Ho raggiunto l'estremità centrale del nostro lavoro, vado a lavorarmi sopra l'ultimo punto a V una maglia alta che non chiuderò, una seconda maglia alta che non chiuderò, poi chiuderò le maglie insieme, filo sull'uncinetto, salto la maglia alta singola, vado sopra l'ultima maglia alta e la lavoro. 3 catenelle, 1 2 3, volto il lavoro e ripeto. Filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi una maglia alta singola sopra l'unione delle due maglie alte e poi vado a lavorarmi il punto a V, così sino a raggiungere la parte esterna. Quindi lavorerò in giri di andata e di ritorno una volta, chiudendo le due maglie alte insieme, nel giro successivo lavorando una maglia alta sopra le due maglie alte chiuse insieme, questo sino a raggiungere l'altezza delle nostre spalle. Quindi adesso dobbiamo raggiungere l'altezza delle nostre spalle creando appunto una scollatura a V, lavorando in giri di andata e di ritorno sino a raggiungere l'altezza delle spalle e poi cuciamo. Io ho già lavorato l'altra parte e vi faccio vedere il risultato. Ecco qui come si presenta, vedete? Ho lavorato i due giri che vi ho appena spiegato sino a raggiungere l'altezza delle spalle e poi ho cucito e ci è venuta una bella scollatura a V. Terminate entrambe le parti, le abbiamo cucite sulla spalla, abbiamo lavorato la bordura sia sullo scollo davanti che il giro manica che all'estremità della nostra canotta. Adesso andiamo a lavorare le foglie e i fiori che andremo a posizionare sulla scollatura, quindi andremo a lavorare queste foglie e questo fiorellino che posizioneremo alla base della nostra scollatura in questo modo o come più vi piace. Quindi al centro metterò un fiore così con le foglie in questo modo. Adesso andiamo a vedere come si lavora le foglie e come si lavora questo fiorellino. Quindi con il lino che ho scelto come colore di contrasto con il filato della canotta andiamo a lavorare prima il nostro fiore. Quindi cosa faccio? Lavoro un anello magico, quindi avvolgo il filo tra le dita, inserisco l'uncinetto e lavoro 1 2 3 catenelle che sono la prima maglia alta, poi lavoro successivamente 2 maglie alte, 2 e 3, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 e 5, nuovamente 3 maglie alte, quindi 1 2 3, 5 catenelle di separazione, 1 2 3 4 5, nuovamente 3 maglie alte, 1 2 3, 5 catenelle di separazione e ripeto ancora altri 2 gruppi di 3 maglie alte. Lavorati 5 gruppi di 3 maglie alte separate da 5 catenelle, vado a chiudere con una maglia bassissima
nella prima catenella della nostra prima maglia alta. Poi tiriamo il filo per stringere il nostro anello magico, quindi vado a tirare il filo e stringerle, ed abbiamo chiuso. Adesso con una maglia bassissima vado sopra la seconda maglia alta, lavoro 2 catenelle che saranno la nostra mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, vado nell'arco di 5 catenelle, lavoro mezza maglia alta, poi lavoro 3 maglie alte, una, 2 e 3, doppio filo sull'uncinetto, lavoro 3 maglie alte doppie, quindi una, 2, 3, filo sull'uncinetto e lavoro come ho fatto prima 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3, poi lavoro mezza maglia alta, quindi filo sull'uncinetto e lavoro direttamente la maglia alta senza fare il primo passaggio, filo sull'uncinetto, sopra la seconda maglia alta del gruppo di 3 mi vado a lavorare mezza maglia alta, nuovamente filo sull'uncinetto, vado nel successivo arco di 5 catenelle e mi lavoro mezza maglia alta, 3 maglie alte, una, 2, 3, doppio filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi 3 maglie alte doppie, quindi una, 2 e 3, filo sull'uncinetto, lavoro 3 maglie alte, quindi una, 2 e 3, filo sull'uncinetto, lavoro la mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, vado nuovamente sopra la seconda maglia alta del gruppo di 3 e mi lavoro la mezza maglia alta, e così proseguo per tutti i petali. Chiudo con una maglia bassissima sopra la seconda catenella della nostra prima mezza maglia alta, allungo il filo, taglio e lo estraggo, ed ho terminato il mio primo fiorellino. Poi andiamo a nascondere i fili, stringiamo nuovamente bene sotto l'anello magico prima di fermarlo. Adesso il fiorellino o lo lasciate così semplice, o come me in questo caso vado ad aggiungerci una piccola perlina o un punto luce, come più vi piace. Questo è il nostro fiore e ne dobbiamo lavorare 3, quindi dobbiamo lavorare 3 fiorellini, mentre delle foglie ne dobbiamo lavorare 5. Qui ho lavorato 4, adesso vi farò vedere come lavorare il gruppo di foglioline legate. Quindi avvio una catenella di 7 punti, quindi una, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.
una catenella di 7 punti. Partendo dall'ultima catenella lavoro una catenella che sarà la nostra maglia bassa, salto la settima catenella e vado nella sesta. Quindi questa è la catenella che abbiamo lavorato, salto la settima e vado nella sesta e mi lavoro una mezza maglia alta. Quindi filo sull'uncinetto, vado nella catenella e mi lavoro la mezza maglia alta, così. Poi filo sull'uncinetto, vado nella catenella precedente e mi lavoro 2 maglie alte, una e 2, sempre nella stessa catenella. Doppio filo sull'uncinetto, vado nella successiva catenella e mi lavoro 2 maglie alte doppie, quindi una e 2. Filo sull'uncinetto, nella catenella precedente vado a lavorarmi nuovamente 2 maglie alte, quindi una, 2. Filo sull'uncinetto, nella catenella successiva mi lavoro la mezza maglia alta, nell'ultima catenella vado a lavorarmi la maglia bassa. Mi raccomando a prendere solo il filo di dietro, così non si allarga. Adesso lavoro una catenella e vado sul lato opposto, quindi mi giro il lavoro così. Nella prima catenella, la corrispondente dove abbiamo lavorato la maglia bassa, mi lavoro una maglia bassa, filo sull'uncinetto, dove ho lavorato la mezza maglia alta mi vado a lavorare la mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, dove ho lavorato le 2 maglie alte vado a lavorarmi 2 maglie alte, quindi prendo il filo qui, la soletta della catenella già lavorata, e vado a lavorare 2 maglie alte, una e 2. Filo sull'uncinetto, dove ho lavorato le 2 maglie alte doppie mi vado a lavorare 2 maglie alte doppie, una, 2. Filo sull'uncinetto, dove ho lavorato le 2 maglie alte vado a lavorarmi 2 maglie alte, una, 2. Filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi la mezza maglia alta, quindi prendo sempre alla base, dove ho lavorato la catenella che sarebbe la prima maglia bassa lavorata vado a lavorarmi alla base, quindi la settima catenella che abbiamo saltato, la maglia bassa, ed abbiamo terminato la prima fogliolina. Adesso cosa faccio? Lavoro 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lavoro una catenella,
che sarà la nostra prima maglia bassa, salto la settima catenella, vado nella successiva e come ho lavorato prima mi lavoro la mezza maglia alta. Filo sull'uncinetto, nella catenella successiva mi lavoro le 2 maglie alte, una e 2. Doppio filo sull'uncinetto, vado a lavorarmi le 2 maglie alte doppie, una e 2. Filo sull'uncinetto, scusatemi, e lavoro le 2 maglie alte, una, 2. Nella successiva lavoro la mezza maglia alta, nell'ultima catenella vado a lavorarmi la maglia bassa in questo modo. Adesso, senza staccare sempre il filo, mi giro leggermente il lavoro in mano, passo il filo qui e vado a lavorarmi la parte opposta come ho fatto in precedenza. Quindi mi lavoro la maglia bassa alla base della prima catenella, lavoro la mezza maglia alta, lavoro le 2 maglie alte nella stessa catenella di base, quindi una, 2, doppio filo sull'uncinetto, mi lavoro le 2 maglie alte doppie, una, 2, nella successiva lavoro le 2 maglie alte, una, 2, filo sull'uncinetto, mi lavoro la mezza maglia alta, e mi lavoro la maglia bassa nella catenella sotto, che sarebbe la settima, mi lavoro la maglia bassa ed abbiamo terminato le nostre prime 2 foglie. Adesso qui purtroppo bisogna staccare il filo, quindi allungo e stacco. Adesso alla base dell'unione delle 2 foglie inserisco l'uncinetto, mi estraggo il filo e mi vado a lavorare 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 e ripeto l'operazione che ho fatto qui. Quindi una catenella che sarà la nostra prima maglia bassa, vado nella sesta catenella e mi lavoro una mezza maglia alta, filo sull'uncinetto, nella successiva lavoro le 2 maglie alte sempre nella stessa catenella di base, quindi una e 2, doppio filo sull'uncinetto, lavoro le 2 maglie alte doppie, quindi una e 2, filo sull'uncinetto, nella successiva lavoro le 2 maglie alte, una e 2, lavoro la mezza maglia alta nella catenella successiva e lavoro la maglia bassa nell'ultima catenella e tiriamo un poco il filo di inserimento. Adesso, come ho fatto in precedenza, giro il lavoro
e quindi di conseguenza anche il filo, e vado sopra l'altra estremità, quindi lavoro la maglia bassa alla base della catenella di lavorazione, poi la mezza maglia alta prendendo sempre, vedete, il filo della catenella di base, poi lavoro le 2 maglie alte, quindi una e 2, doppio filo sull'uncinetto, lavoro le 2 maglie alte doppie, quindi è scappato il filo, allora una e 2, 2 catenelle, scusatemi, 2 maglie alte, una e 2, la mezza maglia alta, e la maglia bassa, quindi inserisco nell'ultima catenella, mi lavoro la maglia bassa e taglio il filo, estraggo e poi vado a nascondermi tutti i fili, ed abbiamo lavorato le 3 foglioline tutte insieme, quindi dopo andiamo a nascondere i fili ed ecco le nostre 3 foglioline. E adesso andiamo a posizionarle tutte sulla bordura della nostra maglietta, naturalmente come più vi piacciono. Quindi questa è la nostra scollatura, io parto dalla scollatura, metterò un fiore con dei gruppi di foglie a destra e a sinistra e vado così, un altro fiore e altri gruppi di foglie, li andrò a cucire con ago e cotone, in questo modo non mi creerà nessun fastidio che si possa vedere o un cordoncino. Vi ripeto, se volete potete mettere un punto luce o una perlina sul fiore o anche sulla bordura, come più vi piace, oppure lasciarla così semplice. Nascondiamo tutti i fili, gli facciamo una bella vaporizzata e vediamo il lavoro ultimato.